Se il coronavirus ci tiene a casa una settimana perché non possiamo andare a scuola, non possiamo andare in oratorio, non possiamo andare a fare sport, come utilizziamo il nostro tempo? Come possiamo evitare di sprecare tutte le occasioni che questo tempo ci offre? Carpe diem, cogli l'attimo, vivi al meglio il tempo di questa settimana. Come? Il primo consiglio è in assoluto quello principale: se non vuoi sprecare tempo, prega. Davvero? Prega. Ecco, magari potrà sembrarti un po' strano utilizzare questo tempo per pregare, ma fidati, il tempo della preghiera è in assoluto il tempo che meglio qualifica tutto il tempo di qualsiasi altra attività. Fidati, il tempo della preghiera non è tempo perso. C'è da dire che oggi va anche un po' di moda meditare. Ci sono diversi YouTuber che consigliano tempi di meditazione. 15 minuti, mezz'ora al giorno per meditare. Su che cosa? Sulla propria vita, su quello che si pensa, quello che si è fatto. Ma tra la meditazione e la preghiera, 100.000 volte è meglio la preghiera, perché nella meditazione tu parli con te stesso e ti rimbalzi i pensieri col tuo cervello e fondamentalmente rischi di fare come i criceti che avanzano sulla ruota. Ti sembra di fare un gran lavoro di meditazione, di riflessione, però in realtà non ti muovi molto da dove ti trovi in quel momento, appunto i criceti sulla ruota. La preghiera invece è un tempo di meditazione con Dio, in cui tu ritrovi te stesso, stando davanti a qualcun altro che ti guarda, che ti parla, che ti ama. La verità di noi stessi non la possiamo trovare da soli. Abbiamo bisogno dei genitori, abbiamo bisogno degli amici, abbiamo bisogno di una persona che ci ami e che noi amiamo. Gli altri ci restituiscono la verità di quello che siamo. Meditare per conto nostro, sì, può darci pace, serenità, ma non molto di più. Pregare invece è la possibilità di stare con Dio e attraverso Dio trovare quello che siamo veramente. E questo è il primo segreto fondamentale per usare bene il nostro tempo. Perché? Direi per 3 motivi. Primo motivo, perché la preghiera ti permette di guardare la tua vita da un'altra prospettiva. Per vedere bene le cose che ci capitano c'è sempre bisogno di un'altra prospettiva da assumere. A volte infatti siamo talmente dentro quello che ci capita, siamo talmente invischiati nelle nostre vicende, emotivamente, psicologicamente, economicamente, che non riusciamo a vedere il quadro complessivo di quella vicenda. Talvolta siamo talmente vicini ai problemi che ci sembrano enormi, in realtà sono poca roba paragonati a tutto il resto. È come stare di fronte a un quadro e pensare di poterlo vedere bene perché ci si è avvicinati tantissimo fino ad avere l'occhio praticamente a contatto con la tela. Cosa vedi? Niente, solamente delle chiazze di colore. Per vedere bene il quadro invece c'è bisogno di assumere la giusta distanza rispetto al quadro. Ecco, la preghiera è la giusta distanza rispetto alla nostra vita e guardare quello che ci capita davanti, le nostre relazioni, i nostri problemi, i nostri progetti, noi stessi e il nostro carattere da un'altra prospettiva. Tutto sembra diverso, forse tutto assume la giusta prospettiva. Secondo motivo, il tempo della preghiera ti permette di dare senso al resto del tempo. Talvolta siamo talmente dentro le cose che stiamo facendo, siamo talmente invischiati nei nostri problemi, nelle nostre attività, che ci sfugge il senso di quello che stiamo facendo. Perché stiamo correndo così tanto? Perché ci stiamo affannando così tanto nella scuola o nel lavoro o dietro questa persona? Perché mi devo svegliare la mattina per andare a scuola? Perché devo tornare a casa arrabbiato? Perché non ho neanche un minuto per fermarmi e godermi le mie amicizie o un po' di sano relax? Appunto, non riusciamo a dare senso al nostro tempo. Il tempo della preghiera ci permette di evitare di rimanere impantanati dentro il fluire degli eventi. Terzo motivo, quello che trovi nella preghiera è in assoluto la migliore motivazione per vivere con entusiasmo il tuo tempo, perché se nella preghiera trovi Dio che ti guarda, che ti parla, che ti ama, cos'altro ti può caricare di più? Hai trovato tutto quello che ti serve per tornare a vivere il tuo tempo, le tue occupazioni, anche quello che ti pesa, anche quello che ti fa essere triste, con un altro spirito, perché sai di non essere solo, perché sai di essere amato. Vedete, su YouTube trovate centinaia di persone che possono dirvi un sacco di cose su come vivere bene il vostro tempo, su come essere più performanti sul lavoro, su come avere più successo nella vita. Per quello che mi riguarda, la cosa che in assoluto mi carica di più e mi dà la forza di un bufalo per affrontare tutto quello che devo vivere è la consapevolezza, la certezza di essere amato, stimato, supportato da Dio. Niente panico quindi. Il primo esercizio pratico per non perdere tempo in questo tempo di coronavirus: 15 minuti al giorno di preghiera. Sì, ma non ci credo tanto. No, non devi credere per provare, devi provare per credere.